per capire l'anima di questa mostra, ce lo fa capire molto bene una citazione di Eliot, che ha detto che Dante è visivo. E questa è stata un po' la guida, quello che sarà la traccia di questa mostra. Questa mostra si divide in inferno, purgatorio e paradiso, 3 episodi per l'inferno, 4 per il purgatorio e 4 per il paradiso. Abbiamo cercato di concretizzare la visione dantesca con degli oggetti, dei simboli, per renderli quasi tangibile, per rendere quasi tangibile un'emozione. Quindi entriamo nell'inferno e la prima figura importante che si incontra e che emotivamente è di forte impatto, naturalmente è Caronte. Caronte, che viene illustrato da queste bellissime stampe famosissime di Gustave Doré, questo vecchio canuto che batte col remo chiunque s'adagia, e noi, questo è stato praticamente il primo episodio che mi ha colpito e che colpisce la fantasia dello spettatore. E abbiamo tradotto questa figura in questa rappresentazione, in questa installazione, in cui Caronte viene rappresentato lui stesso incatenato alla sua pena, e viene rappresentato da Caronte dagli occhi di bragia, ma soprattutto che porta e batte le anime dannate, e le anime dannate le abbiamo simboleggiate con questo bracciale, che è un bracciale di pietre preziose, semipreziose. Qui lo vedete nel dettaglio. È un bracciale che noi abbiamo chiamato armatura. Però queste pietre sono il simbolo delle diverse anime, tutte quante diverse una dall'altra. Una opaca, l'altra trasparente, quella preziosa e quella meno preziosa, diverse, di varie forme. E come le anime, e come queste pietre, le anime dannate sono tutte incatenate fra di loro e strette in un unico destino. E qui abbiamo voluto appunto rappresentare le anime, tutte le anime, infatti chiamiamo le anime, i bracciali rappresentano tutte le anime dannate, che rivedremo poi nell'intero percorso della mostra. E quindi questa è la catena che simboleggia proprio la fine, diciamo l'eternità imprigionata negli inferi. Altro particolare carino, perché qui ogni cosa ha un simbolo, ha un significato. Per esempio, qui vedete incastonato nel remo di Caronte un obolo. Questo era un obolo, era la famosa moneta che si metteva in bocca ai morti per pagare il traghettatore infernale. E passiamo all'episodio successivo. L'episodio successivo sono le 3 furie, le 3 Erinni, Aletto, Megera e Tisifone, che noi qui abbiamo voluto rappresentare in questo modo molto aggressivo. Una con i grifoni e ovviamente con le pietre rappresentate sono dei rubini, l'altra con i serpenti. La cosa da notare nei serpenti è il pavé di piccole perle naturali. Naturalmente nei serpenti sono presenti gli smeraldi. E la terza sono i dragoni. Quindi ognuna ha la sua peculiarità cromatica, tra le altre cose. E naturalmente le 3 furie perseguono, inseguono e rendono folli coloro che sono stati dei violenti contro la famiglia, in special modo. L'episodio successivo, invece, è il Minotauro. Minotauro, figura che devo dire è molto potente, infatti, potente nelle forme, ma anche nell'espressione. E qui dobbiamo notare che la figura assume una posa quasi rilassata, no? Che noi abbiamo riletto nelle incisioni del Doré
e nei versi di Dante che dice: e in su della punta della rotta lacca l'infamia di Creti era distesa, che fu concetta in modo dalla falsa vacca. L'infamia di Creta, questo è l'episodio della mitologia, è il Minotauro steso, è qui che abbiamo ripreso in questa cosa. Naturalmente qui vediamo anche i famosi bracciali delle anime dannate, ma qui il pezzo principale e importante è il pettorale che rappresenta il fiume di sangue, il fiume di sangue bollente in cui sono immerse le anime dannate, perché sono i dannati dei violenti contro il prossimo. Lì era contro la famiglia, qui è contro il prossimo. Questo pettorale sono preziosissimi coralli sardi con giade, con turchesi di Mashhad, dell'antica miniera persiana di Mashhad, ametiste, zaffiri e altro. Gli occhi sono rappresentati da 2 corniole. Ovviamente queste installazioni noi le abbiamo fatte, e precisamente le ha fatte mio figlio Giuliano. Le abbiamo fatte in modo molto, materico, proprio per dare contrasto alla preziosità del gioiello. Una cosa estremamente importante è anche sapere che tutto questo lavoro è un lavoro veramente di squadra, d'equipe. Per dire, mio figlio ha fatto le installazioni e gli oggetti insieme a me. Mia figlia ha fatto tutto quello che vedete graficamente, i pannelli, le impostazioni grafiche, il progetto, le foto e altro, il management, diciamo. E soprattutto mia moglie, che tra le altre cose ha scritto tutti i testi cercando di mantenere quello spirito un po' narrativo, un po' magico, ma che comunque rispettasse fedelmente quella che era l'opera di Dante. E qui abbiamo finito gli episodi dell'inferno. Passiamo al Purgatorio. Qui entriamo nella sala del Purgatorio. Il primo peccato che viene punito, che noi abbiamo preso in considerazione, non necessariamente in graduatoria, ma il primo peccato che vogliamo illustrare è l'invidia. E qui ci siamo permessi una piccola citazione, che è una citazione riguardante un'altra eminente figura di quel periodo, e soprattutto una figura artistica, Giotto. Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova dipinge i vizi e le virtù, e tra i vizi è protagonista l'invidia, che viene rappresentata figura umana dalla cui bocca esce un serpente che gli si ritorce contro. Ora, non si sa precisamente se Dante abbia influenzato Giotto o Giotto abbia influenzato Dante. È una materia da studiosi. E qui noi abbiamo letto l'invidia, che è mortale, è un peccato mortale tra le altre cose, dalla cui bocca escono tutte le parole ed i pensieri dell'invidioso. Sono stati realizzati con diversi serpenti, come vedete, sono le vari contorcimenti mentali dell'invidioso, fatte con pietre preziose, semipreziose e smalti. Volevo sottolineare una cosa importante nel nostro lavoro. Nel nostro lavoro l'effetto cromatico è fondamentale. Perché? Perché il colore è emozione e in qualche modo l'emozione è il fil rouge introduttivo e successivo di questa mostra. E questo abbiamo detto è Dante. Qui l'abbiamo rappresentato anche come naturalmente non dimenticando il nostro quotidiano, come gioiello, come degli orecchini con dei serpenti che entrano e escono dentro un teschio realizzati con fili di smeraldo. E passiamo all'episodio successivo. L'episodio successivo, però, tornando indietro, è l'ira, che noi abbiamo diviso in 2 parti. L'ira primordiale,
che è questa, rappresentata da una clava gemmata, le cui spine sono realizzate con delle cuspidi di corniola e delle pietre gemmate. Queste pietre sono delle pietre vulcaniche da cui noi abbiamo fatto uscire delle gemme. Questa è l'ira del primordiale, diciamo, e poi invece passiamo all'ira del tempo di Dante. Dante, all'epoca, questa è l'ira al tempo di Dante, rappresentata il pezzo principale che qui vedete è questa spada, una spada a grandezza naturale, la cui lama, anche la lama abbiamo realizzato nel nostro atelier, la cui lama è fatta in ebano. Ebano perché? Perché l'ebano in qualche modo è sempre un legno evocativo, magico direi, e questa parola magia ritornerà. La lama è in ebano, l'elsa è stata realizzata con un prisma di cristallo di rocca naturale. Naturalmente la guardia invece sono granati, zaffiri e perle, smalti ovviamente, e duple face naturalmente. E il pomello è uno zaffiro cabochon di 51 carati coronato da una cintura di smeraldi. Altri due elementi, proprio per ritornare alla simbologia, che nulla è a caso, ma tutto è un particolare. Per esempio, vedete, c'è questa lama, questo pugnale, sempre con la lama in ebano, che rappresenta la contrada di Siena della pantera. E infatti vedete la testa pregiata in onice scolpito, i denti sono in avorio e la lingua in corallo, ma soprattutto ci sono i colori fondamentali per la contrada di Siena, che sono il blu e il rosso, rappresentati qui da rubini e zaffiri. Altra cosa interessante, sempre di Siena, è questa broche. Questa è la broche che rappresenta una delle contrade scomparse di Siena, per intenderci, chi ha visto il corteo storico di Siena viene chiuso da 6 cavalieri con le celate abbassate. Questo perché sono contrade scomparse, e questa è la contrada di Spadaforte. E passiamo al terzo episodio. Il terzo episodio è il peccato dell'avarizia e della prodigalità, che sono lo stesso peccato, cioè la brama del possesso. Come abbiamo rappresentato? Qui è stato abbastanza facile rappresentare l'avarizia, un vecchio scrigno da orafo serrato, poi con il trait d'union che unisce i due peccati, che sono il denaro, e poi la coppa. La coppa merita un discorso a parte. La coppa è interpreta lo scialo, ovviamente, la dissipazione dei beni. La coppa è realizzata con un basamento di marmo, una piramide di cristallo di rocca, un nodo con 4 miniature di evangelisti. Tutte le miniature che vedrete sono del nostro maestro orafo e miniaturista soprattutto, Andrei Videniapine. Poi c'è un altro nodo con un cristallo di rocca e la coppa in calcedonio, agata calcedonio, che è un materiale durissimo naturalmente, però avevamo un problema: non si poteva forare la coppa per fissarla allo stelo, e tantomeno lavorare con il fuoco, perché con il fuoco si sarebbe spaccata. La soluzione ce l'hanno detta i nostri antichi orafi, che nel tesoro di San Marco hanno rappresentato questo modo di chiudere queste coppe senza intaccarle. Infatti a una parte sottostante hanno messo una ghiera superiore, che qui possiamo vedere. Hanno messo una ghiera superiore che poi viene incernierata con 4 cerniere al supporto sottostante. La cosa importante qui, per esempio, è capire che questa coppa è stata fatta a mano. Infatti le coppe, quelle rotonde, sono fatte al tornio, ma questa è ovale, quindi è stata scolpita a mano. Ecco qua.
E qui passiamo al quarto e ultimo episodio del Purgatorio, ma che introduce il paradiso. Infatti Beatrice, il personaggio di Beatrice qua, che qui possiamo vedere, il personaggio di Beatrice è presente sia nel Purgatorio che nel paradiso. Naturalmente noi l'abbiamo vestita con degli antichi tessuti bulgari di circa 200 anni fa, messi a disposizione dalla nostra curatrice della mostra, Irina Dilkova. Abbiamo fatto questo manichino praticamente con questa veste raffinatissima e la cintura, che è la tipica cintura trecentesca che portavano le donne, ma in questo caso la cintura c'ha il simbolo di Firenze, altro elemento particolare che ha qua. Poi c'è ovviamente una decorazione, una croce mediovaleggiante, ma abbiamo voluto poi, tra le altre cose, rendere un piccolo omaggio a Madrid, vestendo Beatrice con una mantiglia. Ecco qua. E qui entriamo nel paradiso. Ecco qua. Il primo cielo che incontriamo è il cielo della luna. Dovete sapere che il nostro atelier è anche conosciuto perché uno dei mas sono proprio gioielli improntati al sole e alla luna. E qui abbiamo fatto la vetrina della luna. La cosa particolare, per esempio, è questo piccolo collier che rappresenta le 4 fasi della luna. La luna nuova, realizzata con uno zaffiro nero stellato, crescente, piena e calante. Però avevamo un problema, perché questa vetrina, dopo quegli impatti visivi molto importanti, simbolici, eccetera, eccetera, ci sembrava un pochino scarna e soprattutto si perdeva quel senso narrativo, magico, che è il fil rouge di tutta la mostra. E allora ci siamo inventati questa luna che in realtà è una applique da muro retroilluminata, con pietre, si chiamano labradoriti e pietre di luna, opalescenti, da cui la luce traspare, per cui contro il muro si vedrà la silhouette nera della luna, ma dietro la luce brillerà dentro queste pietre, rendendole simili a dei crateri. Naturalmente noi confidiamo molto nella fantasia dei visitatori per leggere queste cose. Avevamo in qualche modo lo stesso problema per il cielo successivo, il cielo di Mercurio, che è il cielo degli arcangeli, retto dagli arcangeli. E abbiamo realizzato questa vetrina con un collier prezioso, direi, perché sono presenti delle pietre di notevole impatto, tra cui dei preziosissimi opali, ma anche ancor più prezioso per le piccole miniature di angeli che ritroveremo però rappresentate nei grandi orecchini con le 4 figure dei 4 arcangeli principali. E però avevamo lo stesso problema che abbiamo risolto con un simbolo importante, con la creazione di queste 2 ali che rappresentano le ali degli angeli. Queste ali sono realizzate con tutte perle diverse che voi vedete, sono tutte perle sia di fiume che di mare. E quindi abbiamo cercato di mantenere questo fil rouge di magia, questa narrazione che poi Dante in realtà poi traduce anche storicamente. E qui vediamo nell'episodio successivo, qui arriviamo tra le altre, che è Enrico VII, e qui arriviamo nella Candida Rosa, che è uno degli ultimi episodi del Paradiso. E qui viene rappresentato il pensiero politico di Dante. Dante era un guelfo ghibellino, di origine ghibellina, quindi lui parteggiava assolutamente per l'impero, per il Sacro Romano Impero. Però, infatti, all'inferno mette sia Bonifacio VIII che Celestino V, eccetera. E allora abbiamo rappresentato il pensiero politico di Dante, che chiama con una lettera
Enrico VII. Questa è, tra le altre cose, la cosa interessante, questa è l'unica effigie che noi abbiamo di Enrico VII, ce ne sono altre. Lo chiama per farlo venire in Italia, e chiama l'Alto Arrigo venuto a raddrizzare l'Italia. E che cosa succede? Succede che entrando nella Candida Rosa, che è formata da tanti petali su cui sono seduti, e qui lo possiamo vedere nell'altra cosa, in cui sono seduti tutti gli angeli, i santi, eccetera, eccetera, lui vede un seggio vuoto e su questo seggio vuoto c'è un cuscino con una corona sopra. E Dante chiede a Beatrice: ma di chi è quella corona? E lei dice: questa è la corona di Enrico VII venuto a raddrizzare l'Italia. Perché era vuoto? Perché Enrico VII, quando Dante stava scrivendo questa cosa, non era ancora morto, però che andrà a morire di lì a poco, infatti muore nel 1313 esattamente, a Ponte d'Arbia vicino Siena. Qui interessante è vedere, abbiamo illustrato il viaggio di Enrico VII in Italia. Qui abbiamo soltanto 2 episodi, però l'abbiamo ripresi dal famoso Codex Balduini Trevirensi, fatto realizzare da Baldovino, fratello di Enrico VII, in cui viene rappresentato il viaggio in Italia. Il povero Enrico VII, venuto in Italia per portare la pace, non fa che altro che guerra, povero, e non sempre fortunata, anzi, nella maggior parte, tant'è vero che muore nel 2013, ho fatto un salto di 1000 anni, nel 1313. Dunque, qui possiamo vedere in questa prima miniatura il viaggio a Pisa, perché lui scende da Milano, arriva a Genova, passa a Pisa, però deve bypassare la Toscana perché Firenze gli era nemica, tant'è vero che Dante era in esilio, quindi la fazione vincente a Firenze era per il papato, non era per il... allora lui bypassa via mare la Toscana e arriva a Roma. E lì succedono bene altre cose che sono altrettanto interessanti e che noi abbiamo illustrato in un'altra mostra che abbiamo realizzato nel 2015 su Simone Martini, ma in cui viene illustrato anche tutto il viaggio di Enrico VII. Qui potete vedere in questa miniatura Enrico VII, in questa miniatura qua, Enrico VII inginocchiato con sua moglie Margherita di Brabante, che riceve l'incoronazione. Però se fate caso, la corona, noi abbiamo per realizzare questa corona ci siamo ispirati a questa miniatura che si vede. La corona che cos'è? Questo è un grande rubino cabochon grezzo, interessante, ma pietre varie, preziose e semipreziose. Ma la cosa interessante e importante è notare la presenza dei cammei. Cammeo che era ritenuto presso gli antichi veramente una gemma di primo livello. Ma questo perché? Perché il cammeo, oltre a essere un simbolo, rappresentava anche una storia, delle storie, e quindi erano, diciamo, le fotografie, tra virgolette, dell'epoca. E così, e qui si conclude il viaggio di Enrico VII, purtroppo venuto a raddrizzare l'Italia, ma che non la vedrà assolutamente perché muore a Ponte d'Arbia. Ultimo episodio, sempre nella Candida Rosa, è la gloria di Maria. La gloria di Maria. Maria rappresenta un simbolo molto forte nella nostra cultura mediterranea, che è una cultura eminentemente matriarcale, ma questo è un altro discorso che poi faremo a parte. E qui abbiamo rappresentato la gloria di Maria nella maestà di Simone Martini. Simone Martini, famoso, questo affresco, alto all'incirca 6 metri e largo circa 8-10, non ricordo bene, viene rappresentata Maria con tutto il contorno di santi, angeli, eccetera, eccetera, in uno stile che Simone Martini prediligeva, che è il gotico francese, che andava molto di moda all'epoca. E tant'è vero che noi l'abbiamo ripreso negli elementi laterali della cornice,
con delle guglie tipicamente gotiche. Naturalmente qui è interessante notare la base di marmo, la piramide di cristallo di rocca unita al nodo dove c'è la bandana di Siena bianca e nera, con lo stesso sistema di cerniera che abbiamo citato nel Purgatorio, nell'episodio dell'avarizia e prodigalità. Ma la cosa interessante è la stella di lapislazzolo. Perché la stella? La stella al tempo stesso è un simbolo mariano, ma è anche il materiale preziosissimo per le altre cose, per la sua rarità all'epoca, che tritato veniva usato da Simone Martini per dipingere i cieli. E questo la dice lunga anche sulla preziosità di quel dipinto, perché voi pensate stendere su una superficie di 8 metri, 8 metri e passa, un dipinto realizzato con frammenti con lapislazzolo tritato, era una cosa costosissima. Ultima notazione tecnica: per fare quest'opera ci sono volute circa 800 ore di lavoro. E qui si chiude il percorso della mostra, però vorrei fare un'ultima riflessione conclusiva. Qual è la storia di questa mostra? Si parte da un'emozione, no? Noi partiamo da un'emozione, poi passiamo al Purgatorio, poi successivamente al Paradiso. Si tratta di questo sostanzialmente. La nostra prima forma di apprensione della realtà è un'apprensione sensoriale, cioè io guardo per esempio questa colonna, la prima cosa che vedo è il grigio, quindi ricevo un impatto. Successivamente vedo che è una colonna squadrata con gli spigoli, che è di granito, e successivamente. Quindi la razionalizzazione del fenomeno è successiva. La stessa struttura c'è nel poema dantesco. Nel poema dantesco si parte da una situazione emozionale che è l'inferno, di forte impatto, però poi questa prima forma di conoscenza viene poi gradatamente razionalizzata, prima nel Purgatorio e successivamente nel Paradiso, dove raggiunge il suo massimo. La costruzione filosofica finale è espressa nel Paradiso. Quindi vedete, c'è stato praticamente lo stesso percorso, da un'emozione potente iniziale, che è poi l'input che ogni artista ha. Il primo impatto è l'emozione, quindi l'impeto con cui realizza un'opera. Però poi successivamente c'è la razionalizzazione, che è graduale, attenzione, è graduale, e infatti è lo stesso percorso graduale che fa Dante. Dante in questa situazione è veramente precorre il Rinascimento, perché a 360 gradi, parte dall'emozione, la razionalizzazione, la storia, l'emotività, il conflitto, l'alleanza, l'amore soprattutto. E infatti lui chiude tutte e tre le cantiche con la parola stelle.